Bentornati sul canale. In questa seconda parte del video dedicato all'integrazione del sensore gas MQ4 agganciato a una schedina ESP8266 con firmware custom, dopo aver visto nel video precedente la struttura del firmware che poi ho caricato sulla schedina, firmware che ho scritto io e che ho pubblicato sul mio account di GitHub Domotics Duino, oggi in questo video andiamo a vedere l'integrazione del sensore, dei dati del sensore in OpenHub 3. Essendo il firmware custom che trasmette i dati tramite MQTT, l'integrazione in OpenHub 3 è una classica integrazione con MQTT, quindi del tutto simile a quanto fatto già per i Sonoff con Tasmota. Quindi non andrò a ripercorrere tutti gli step di configurazione di things, equipment e point, ma andrò a farvi vedere il risultato finale, perché tanto gli step sono gli stessi che abbiamo già visto nei video precedenti. Andremo poi a verificare la visualizzazione del dato sull'interfaccia grafica e tramite Grafana. Una volta compilato e messo in funzione il dispositivo, lui dovrebbe ogni tot inviare su un topic MQTT un messaggio con le informazioni del sensore. Queste informazioni le possiamo vedere con MQTT Explorer. Eccolo qua, ci colleghiamo al nostro broker e andiamo a vedere sul topic Smart Home Env ESP-MCU 11. Questo qui è il mio dispositivo sensore gas. Vedete, questa è la struttura JSON che io invio tramite il firmware custom e ho il valore di ppm, che poi è quello che andrò a integrare su OpenHub. Quindi l'integrazione su OpenHub è una classica integrazione da Think MQTT. Quindi vado a cercarmi il mio ESP8266MCU11 come Think MQTT. La configurazione è sempre la solita che abbiamo visto per i Sonoff. Quello che cambia è il canale, in quanto il canale, se vado a vedere nella configurazione del canale, ha un topic dedicato e poi avrà una trasformazione di JSON path, quindi $radice gas ppm. Questo perché il mio messaggio è radice gas ppm, questa è l'informazione che voglio ottenere. Adesso è 17.39, se vado a vedere, ok, 17.4, questa è la mia informazione. Quindi una volta definito il canale, io gli vado ad associare il solito equipment e il solito point nel modo standard. Quindi nulla di nuovo qui rispetto a quanto abbiamo visto per i vari Sonoff con Tasmota. Ovviamente ho aggiunto i metadata di InfluxDB, il gruppo persistence per far sì che venga memorizzato su InfluxDB, eccetera eccetera, solite cose. I tag semantici sono come point un measurement e come property un gas. Andiamo a vederlo nel modello semantico, quindi andiamo a cercarci la cucina al piano terra e mi trovo l'equipment rilevamento gas cucina PT, che è un tipo sensor dove all'interno ho il mio point. Andiamo ancora a vederlo nella main UI, nel location, quindi vado piano terra, cucina, e ho il rilevamento gas cucina, eccolo qua. Se clicco mi posso vedere l'andamento storico. Possiamo fare l'ultimo step, andare a vedere su Grafana i dati memorizzati su InfluxDB. Quindi creiamo la solita dashboard temporanea, qui andiamo a leggere ambiente, togliamo la media e cerchiamo il nostro item.
Ecco, questo è l'andamento storico delle ultime 24 ore. Dovremmo avere anche il dato media mensile, quindi se prendo la month e vado a prendere gli ultimi 7 giorni, vedete abbiamo le medie giornaliere per gli ultimi 30 giorni. Quindi diciamo che anche questo dispositivo è stato migrato. Adesso i prossimi dispositivi da migrare con firmware custom sono i rilevatori di consumo, basati sempre su ESP8266 e con il dispositivo OpZen 004T, che non è nient'altro che una classica pinza amperometrica, che però è facilmente interfacciabile con un microcontrollore. Vediamo solo un attimo dove sono andato a mettere il sensore chiuso nella scatolina, anzi la schedina chiusa nella scatolina e il sensore all'esterno avvitato. Vedete che l'ho messo sulla cappa praticamente.